Salve ragazzi e bentornati sul canale di IRD. Da qualche settimana è iniziato il nuovo anime di Kenshin Samurai Vagabondo, mentre da noi è in corso la ristampa di Star Comics del manga di Nobuhiro Watsuki, che è nel pieno dell'arco di Kyoto. Kenshin è un titolo che consiglio caldamente a chi non lo conosce. Io non sono sempre entusiasta di questi rifacimenti o riadattamenti. Come sappiamo è già stato fatto un anime a fine anni 90 di Kenshin, di cui ho anche parlato anni fa in un video, che fu anche trattato in un articolo di Anime Click, che vi lascio in descrizione. Però bisogna ammettere che Kenshin è uno di quei manga che tutto sommato, non avendo avuto una trasposizione né fedelissima e soprattutto né completa, si può prestare a nuovi adattamenti anche per il sottoscritto. Io ho visionato tutti gli episodi finora andati in onda e devo dire che per adesso non è niente male. Animazioni modeste. Per fortuna la Liden Films non ha optato per il modello cel shading usato per Berserk. Non avrei sopportato un altro colpo così. È molto fedele al manga, forse il lato comico è stato leggermente limato rispetto all'originale. Non mi convincono ancora del tutto le musiche. Quanto riguarda l'opening, ecco, non mi dice assolutamente niente. E se penso a quella storica, indimenticabile, questa ne esce con le ossa rotte. Un'altra cosa che non è indolore è la nuova voce di Kenshin. Anche perché quella storica era una donna, quindi c'è da abituarsi, ma per il resto va benissimo come scelta. Detto questo, aspetto di vedere gli episodi successivi, anche perché le parti iniziali non sono tra le mie preferite. Ecco, a proposito di questo, qual è l'arco che attendete di più di vedere animato? Io la saga che attendo di più animata è non tanto l'arco di Kyoto, forse la parte migliore in assoluto, ma quello di Enishi, giusto perché non è mai stato adattato. O meglio, è stato adattato nel quarto film cinematografico della saga live action, che a me è piaciuta molto, mentre in anime era stata adattata solo la parte finale, quella sulla spiaggia, nell'OAV capitolo del tempo. L'anime storico si bloccava all'arco di Kyoto e poi, dato che il manga era in corso d'opera all'epoca, proseguiva con degli archi anime original, cioè inventati dall'anime. Tipo quello sui religiosi, che non era malissimo, insomma. Nel frattempo poi era cambiato anche lo studio d'animazione, si era passati da Gallop a Studio Dean, e poi continuava con degli OAV che però avevano un taglio visivo e atmosfere differenti. Uno era Memorie del passato, quello su Tomoe, che è secondo me stratosferico da ogni punto di vista. Infine, Capitolo del tempo, che riprendeva qualcosa dal manga e poi tutto il resto era creato per lo più da zero. Per me è stata una delusione, in quanto è troppo Kaoru-centrico, non che Kaoru sia un brutto personaggio, anzi, perde tempo con vecchi flashback, è eccessivamente melodrammatico ed anche spietato nella sua conclusione. Nonostante però quel poco dell'arco di Nishi che è stato adattato è una bomba. La regia di Furuhashi è ben visibile, monologhi a profusione, espressioni curate al dettaglio e via dicendo. Però ecco, sostanzialmente, eccetto che nel live action, l'arco di Enishi in anime non è mai stato adattato completamente. Perché comunque è l'arco credo più lungo di tutta la serie, o comunque è più o meno sui livelli di quello di Kyoto. Perché sono tipo 10-11 volumi, se non erro. Sono tanti comunque. E quindi è la parte che attendo di più. Inoltre nel frattempo l'autore ha creato dei seguiti, uno addirittura in corso, che chissà, magari potrebbero aggiungersi a questo nuovo adattamento? Ok, questo era quello che volevo dire sul nuovo anime Rurouni Kenshin. Fatemi sapere se lo state seguendo, se vi sta piacendo, se avete mai letto il manga, se invece avete visto il vecchio anime o qualcuno dei vecchi OAV e cosa vi aspettate. Lasciate un commento e mettete like se il video vi è piaciuto. Alla prossima!